Signor Maestro, porta sto aglione, rivoglio fa imparare a leggere e scrivere. Che ad este tempo, senza l'istruzione, ci sempre disprezzate e non può vivere. Chi là di giorno pure ci maniva, però trovai chiuse le persone. Ma se signoria sa, Good morning, buongiorno. Yes. Morning, please. Posso avere un caffè? Americano? No, tutto italiano. Anzi, molisano. Perfetto, va benissimo. Io ho appuntamento con Angelo e Pasquale Sardella. Sì, so che stanno per arrivare. Grazie. Ciao Dario. Ciao. Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao. Ecco, loro sono Angela e Pasquale. Buongiorno. I'm Daisy O'Brien della Dallas Daily, giornale. I'm very happy. Io sono Pasquale Sardella, molto lieto. Piacere. Ciao Angelo. Piacere. Ciao. Allora Daisy, sei pronta per fare questo giro nel centro di Castropignano? Ti faremo vedere tante belle cose, ricche di storia e di storie. Certo, mi fa molto piacere. Ci fa piacere Daisy che hai incluso pure Castropignano da mettere nel tuo articolo, così ci conosceranno un po' meglio anche in altri luoghi. Anche a me fa molto piacere Benissimo. sentire Castropignano. Dunque, qui siamo all'ingresso al borgo medievale, ci troviamo dinanzi ad una croce che praticamente è stata collocata lì in quel luogo a protezione della comunità, è qualcosa che ricorre anche altrove. C'è un leone in basso che risale al 1200, invece più sul crocifisso del 1600 si vede anche la data, sono praticamente dei pezzi assemblati. L'ingresso al borgo, al centro storico, lo vediamo nel portale che è sormontato dallo stemma dei Devoli, che era la famiglia ducale che abbiamo avuto a Castropignano per secoli, a cominciare dal 1300. Adesso voglio farti vedere la casa di una famosa pittrice che dimorava in estate qui a Castropignano, una pittrice molto importante nella storia dell'arte del Novecento italiano. Questa è la residenza estiva di Gilda Panziotti d'Amico, che è una pittrice molto importante per il Novecento nella pittura italiana. Era allieva prediletta di El Boccioni, ha studiato a Brera, però per circa 50 anni trascorreva le sue estati qui nel Molise, tra Castropignano e Duronia. Era rimasta molto colpita dai colori, dalla luce molisana e soprattutto dalla cultura contadina. Amava molto ritrarre scene di vita contadina e personaggi che animavano
questa piccola comunità. Domenico Faratianni era molto amico di Gilda Panziotti, soprattutto in età avanzata frequentava spesso questa casa. Eccoci qua, Desi, qui vediamo una raccolta di attrezzi del mondo agricolo, diciamo della civiltà contadina e anche suppellettili della domesticità. In particolare, per esempio, lì vediamo una sorta di contenitore che le donne mettevano in testa. Il contenitore aveva le pietanze da portare sui campi ai contadini che zappavano, che mietevano, che facevano i vari lavori agricoli. In fondo invece vediamo anche diverse bilance che ricalcano modelli che addirittura vengono dall'epoca romana. A proposito della trebbiatura, abbiamo una pietra che potrebbe essere considerata uno strumento primordiale per trebbiare, in quanto veniva legata dietro un mulo o un asino che sull'aia girava, si trascinava dietro questa pietra legata ad una fune e le spighe si rompevano ed erano pronte per ricavarne i semi separati dalla paglia. Ti presento Giovanni, lui ti parlerà di questa chiesa. Piacere. Daisy. La chiesa madre è la chiesa più grande e più antica di Castropignano. È stata costruita, o meglio ricostruita, dopo il terremoto del 26 luglio del 1805. Fu costruita grazie all'impegno economico del sindaco Emidio Borsella, che fece una donazione di 2000 ducati e quindi la chiesa venne ricostruita. Questa è la torre dell'orologio, così volgarmente definita. In effetti è una torre che è l'ultimo elemento superstite del primo incastellamento. Il primo incastellamento avviene intorno all'VIII-IX secolo, siamo in piena era longobarda, e qui c'era il primigenio castello, che poi nel 1362 viene trasferito fuori le mura. Desi, siamo arrivati vicino alla torre campanaria. Si tratta molto probabilmente di una torre di avvistamento che poi è stata adattata a torre campanaria. La torre poi è entrata nel gioco delle 3 torri che formano lo stemma di Castropignano. Ci troviamo qui, Desi, dinanzi alla chiesa del Santissimo Salvatore. Di pregevole c'è questo portale, perché dentro sono stati fatti molti rimaneggiamenti e quindi ha perso la fisionomia originaria. Il portale, dicevo, ha una sua importanza e rilevanza perché risalirebbe al 1200-1300. Qui accanto invece c'è la casa di Eugenio Cirese, poeta del Molise, assurto agli onori della letteratura in vernacolo italiana. Da un coppa all'urt sembrava una formica per trattore. Annenza e rete, mattina e sera. A sceglie la mattina
e ringhiana la sera seduta e stanca. La zappa angol e peda annenze peda. Tran, tran, zemin che calle, fresca e rifiume. Ma cos'è questo profumo? È tartufo, vieni con me, ti faccio vedere e assaporare. Bene, lei è Daisy, è un freelance Piacere. americano. Ecco Daisy, questo qui è il tartufo molisano, profumatissimo. Senti pure il profumo. Ti piace? Si sente tanto il profumo. Sì, è uno dei tartufi migliori in Italia. Con la mia azienda che è ubicata qui in Castropignano realizziamo tutti i prodotti di alta qualità al tartufo utilizzando materie prime del Molise, della nostra terra, che è piena di cose di altissima qualità. Mi farebbe piacere se tu accettassi questo come dono da parte nostra. Thank you, grazie. Sarò lieta di inserire anche te nel mio articolo. Grazie mille, Daisy. Grazie mille. Grazie a voi. Daisy, lui è Pasquale e ci parlerà del castello. Ciao Daisy. Ciao. Qui avete un castello meraviglioso a Castropignano. Un grande castello, Daisy, che racchiude una grande storia. Come possiamo osservare dallo stemma all'entrata, lo stemma è il frutto di un matrimonio, il matrimonio tra Francesco d'Evoli e Zenobia di Rivertera. Il castello è riaperto da qualche anno ed è visitabile la domenica mattina e anche il pomeriggio. Io so che in Europa i castelli sono legati a leggende, ma anche qui a Castropignano c'è qualcosa di intrigante. Sì, Daisy, la leggenda di Fata è quella che interessa questo castello. Fata era una bellissima pastorella e il duca si era invaghito, innamorato di questa donna. Quando però Fata voleva sposare Antonio, lui fece, valere lo ius primae noctis, un diritto della prima notte, e allora mandò i suoi bravi a prendere Fata. Fata fuggì nella macchia, fuggì nella notte e fino ad arrivare al cantone che prende il suo nome, il cantone della Fata. E si narra ancora che nelle notti di luna piena Fata venga a cantare ancora in questo castello e il vento porta il suo canto. Che bella famiglia vo fa, dalla femmina che sa. Questi erano proverbi antichi che ancora a moda c'è, perché consolà se le figlie maschere non vuole arrivare. Se nasceva la femminuccia, tata preparava la cesta e le minucce, per far capire che appena si levata, alla fatica era destinata. Cresceva la guardata. Lasciarti mai per te ogni volta.
notte è serena dentro il cuore in cielo. Le stelle, fermate vicine, a cocchia, o sole, come a paccherella, stiano pascendo l'aria di notte, mezzo al campo, senza rocchi e senza fine. Sponda la luna e para lo pastore, che guarda e conta la mandra sparpagliata, e s'assicura